Un saluto cordiale e benvenuti su Academy. Oggi ci tufferemo in un argomento che, ve lo assicuro, sembra uscito dritto dalla fantascienza, ma che in realtà sta già iniziando a plasmare il nostro futuro. Parliamo dell'incontro tra due delle più grandi e potenti forze tecnologiche del nostro tempo. Allora, partiamo subito con una domanda che fa girare la testa. Cosa succederebbe se un problema che oggi riterremmo irrisolvibile potesse essere risolto nel tempo di un respiro? Ecco, non stiamo parlando di un semplice miglioramento, ma di un vero e proprio salto quantico, e uso il termine non a caso, nelle nostre capacità. Questo è il potenziale di cui stiamo per parlare. Ed ecco i due protagonisti della nostra analisi di oggi. Da un lato l'intelligenza artificiale, che ormai, iniziamo a conoscere abbastanza bene. Dall'altro il calcolo quantistico, una disciplina che sfrutta le leggi, bizzarre e affascinanti della meccanica quantistica. La loro unione sta creando un campo completamente nuovo, potentissimo, l'IA quantistica. Ok, addentriamoci un po' nell'argomento. Per capire davvero questa fusione, dobbiamo prima fare un passo indietro e guardare ai singole componenti. Partiamo dalle basi, quindi. Cosa rende il calcolo quantistico così radicalmente diverso da quello a cui siamo abituati? E qui, in questa slide, c'è la differenza fondamentale, il cuore di tutto. I computer che usiamo ogni giorno funzionano con i bit. Pensiamoli come interruttori della luce, o accesi o spenti, o 0 o 1. I computer quantistici invece usano i qubit. E qui la magia. Un qubit può essere 0, può essere 1 o può essere entrambi allo stesso identico tempo. Questo permette un'elaborazione in parallelo che fa schizzare la potenza di calcolo a livelli esponenziali. E questo concetto, questa capacità di essere più cose contemporaneamente, ha un nome: sovrapposizione. L'analogia della moneta che gira è perfetta per capirlo. Finché la moneta è in aria, non è né testa né croce, è una combinazione di entrambe le possibilità. Ecco, un qubit fa una cosa simile, esplorando tantissime soluzioni a un problema, tutto nello stesso istante. E se la sovrapposizione non fosse già abbastanza strana, c'è l'entanglement. Immaginiamo due di queste monete quantistiche che girano, ma sono collegate in modo misterioso. Nel momento esatto in cui una atterra e mostra testa, noi sappiamo all'istante, senza guardare, che l'altra mostrerà croce, anche se si trovasse dall'altra parte dell'universo. Questo legame permette ai qubit di lavorare insieme in modi incredibilmente complessi e potenti. Bene, ora che abbiamo visto questi superpoteri quantistici, passiamo a vedere come vengono sfruttati per affrontare le sfide più grandi dell'intelligenza artificiale. È proprio qui che le due rivoluzioni si incontrano e danno vita a qualcosa di nuovo. Vedete, l'intelligenza artificiale moderna, per quanto sia potente, è incredibilmente affamata. Ha fame di dati, di potenza di calcolo, di energia. Addestrare i modelli più avanzati può richiedere settimane e consumare l'energia di una piccola città. E poi ci sono certi tipi di problemi, soprattutto quelli di ottimizzazione, dove anche i supercomputer più potenti del mondo semplicemente si arenano. Ed eccoci al punto cruciale. Il vero obiettivo dell'IA quantistica non è solo fare le stesse cose più in fretta. L'obiettivo è fare cose che oggi consideriamo letteralmente impossibili. È un cambio totale di prospettiva, un vero e proprio cambio di paradigma. E questo potenziale ci porta direttamente alle applicazioni concrete. Vediamo insieme come questa nuova, immensa potenza di calcolo potrebbe trasformare da cima a fondo alcuni dei settori più importanti della nostra società. Preparatevi, perché è qui che si inizia a sognare. Partiamo dalla medicina. Simulare come si comporta una singola molecola è un'impresa incredibilmente complessa per i computer attuali. Con l'IA quantistica potremo modellare interazioni a livello atomico, quasi come se giocassimo con i Lego, progettando farmaci su misura e accelerando la ricerca per malattie come il cancro o l'Alzheimer in modi che oggi davvero possiamo solo immaginare. E nel mondo della finanza? La capacità di analizzare milioni di variabili di mercato, non una dopo l'altra, ma tutte insieme, potrebbe rivoluzionare la gestione del rischio. E c'è un altro aspetto affascinante. Mentre computer quantistici minacciano di rompere i sistemi di sicurezza attuali, l'IA quantistica ci aiuterà a creare una nuova crittografia, sistemi talmente sicuri da essere a prova di futuro. E attenzione, non stiamo parlando solo di teoria. Come sottolinea Brian Harris, il direttore tecnologico di SAS, qui stiamo parlando di affari, di un mercato che ha una proiezione di crescita a dir poco sbalorditiva. Gli investimenti sono enormi, perché il potenziale di torno, sia economico che scientifico, è altrettanto grande. Ecco, questa è un'applicazione che trovo geniale e totalmente inaspettata. La produzione di cemento è responsabile di circa l'8% delle emissioni globali di CO2. È tantissimo. Ebbene, grazie a modelli di IA quantistica si sta sviluppando un tipo di cemento a emissioni zero, che può addirittura riassorbire l'anidride carbonica dall'atmosfera.
diventando più forte col tempo. Semplicemente incredibile. Ok, abbiamo visto le promesse, che sono enormi. Ma ora facciamo un passo indietro e guardiamo la realtà con onestà. A che punto siamo veramente? La strada per realizzare tutto questo è ancora lunga e, ve lo dico, piena di sfide tecnologiche davvero complesse. Eccoli qui, i 3 ostacoli principali. Primo, i qubit sono estremamente delicati. Pensate che una minima vibrazione, un leggero cambiamento di temperatura, può distruggere l'informazione che contengono. Questo rumore di fondo causa errori nei calcoli e ovviamente costruire macchine con tantissimi qubit stabili è una sfida ingegneristica colossale. E allora che si fa? Per ora la soluzione più intelligente e pratica è un approccio ibrido, una specie di lavoro di squadra. I computer classici, con le loro CPU e GPU, gestiscono una parte del lavoro, mentre le unità di elaborazione quantistica, le QPU, si occupano dei calcoli più complessi, quelli per cui sono nate. In pratica si sfrutta il meglio di entrambi i mondi. Questa cronologia ci dà una prospettiva abbastanza realistica. Oggi siamo già nella fase ibrida. Nei prossimi 5-10 anni vedremo hardware sempre più affidabile e potente. E poi, verso la fine del decennio, potremo finalmente raggiungere quello che gli esperti chiamano vantaggio quantistico, cioè il momento in cui un computer quantistico risolverà un problema pratico più velocemente di qualsiasi supercomputer classico. Sarà una pietra miliare. E così, arrivando alla conclusione, è fondamentale ribadire questo punto. L'IA quantistica non è un semplice aggiornamento, non è il prossimo iPhone dei computer. È un modo completamente nuovo di pensare, di calcolare e, in definitiva, di risolvere problemi. Un vero e proprio cambio di paradigma. Quindi, ricapitolando, l'IA quantistica unisce 2 mondi, sfruttando le proprietà incredibili dei qubit per superare i limiti che abbiamo oggi. Ha il potenziale per rivoluzionare la medicina, la finanza, la scienza, quasi ogni campo. Certo, la strada è ancora in salita e la soluzione attuale è ibrida, ma il progresso è inarrestabile. Stiamo assistendo all'alba di una nuova, incredibile era del calcolo, e comprenderla oggi ci prepara al mondo di domani. Grazie per aver seguito questo approfondimento con me.